Cari amici G come Gabri, ben trovati sul mio canale. Io sono Gabriele e oggi vi consiglierò le cose da portare ad uno stage di formazione. Come già detto altre volte, ci sono diversi tipi di stage di formazione. Ci sono quelli di 2-3 giorni, ci sono quelli di una settimana, quelli di 2 settimane, quelli di un mese o anche più. Ma ci sono sicuramente delle cose più importanti di altre da non dover assolutamente dimenticare quando vi avviate al processo di formazione per gli animatori turistici. Adesso vi consiglierò le cose essenziali, le cose che vi possono tornare utili e alle quali probabilmente non avreste pensato se non ve l'avessi detto io. Partiamo dal presupposto che per tutta la durata dello stage presumibilmente l'agenzia per cui state andando a fare lo stage vi dovrebbe fornire quantomeno una maglietta o anche due dello staff. Ma oltre a quella, che cosa utilizzerete? Sicuramente avrete bisogno di qualche maglietta di ricambio, partiamo da questo, perché possibilmente durante le attività a volte avrete la divisa animazione, ma altre volte potrete mettere la vostra divisa, perché avendone magari solamente una a disposizione o due per tutta la durata dello stage, magari vi si consiglierà di sudare con indosso una maglietta vostra personale piuttosto che la divisa, dato che la dovrete rindossare. Quindi il mio primo consiglio è quello di portarvi almeno 2-3 magliette, 4-5 a seconda della durata dello stage, magliette di cui non vi interessa tanto. Per ovvie ragioni bisognerà anche portarsi delle tute, quindi queste possono essere 1, 2, 3 tute da alternare durante i giorni di stage, delle tute da ginnastica che sarete pronti anche a sporcare. Tutto l'abbigliamento che dovrete utilizzare durante la giornata dovrete essere pronti a sporcarlo. Paradossalmente invece la maglietta animazione è quella che dovrete curare di più, meno la sporcate meglio è ovviamente. Per quanto riguarda le scarpe, e questo è un tasto dolente specialmente per le donne, perché per gli uomini alla fine basterà portarsi delle scarpe da ginnastica, possibilmente 2 paia di scarpe da ginnastica, un paio da impiegare durante la giornata e uno di ricambio. Poi se vorrete mettere delle scarpe da ginnastica anche la sera, ovviamente dovete portarne un altro paio a parte, perché non potete utilizzare le stesse scarpe che avete utilizzato durante tutta la giornata anche per la sera, altrimenti rischierete di ammazzare di puzza i vostri compagni di stanza, e queste sono cose che sono successe, le ho viste e sentite anch'io. Per le ragazze, scarpe da ginnastica per il giorno. Per la sera potete mettere dei tacchi, ma io vi sconsiglio altamente di portare dei tacchi troppo alti o delle scarpe comunque scomode. Portate delle scarpe che siano comunque in ogni caso comode, perché la sera durante lo stage al 99% sarete chiamati a ballare i balli di gruppo, a ballare la sigla del villaggio, a ballare il liscio, a ballare sul palco, che ne so, a ballare in diverse situazioni. Inoltre, sia per gli uomini che per le donne è consigliabile portare delle scarpe adatte al palco. Per scarpe adatte al palco intendo delle scarpe con le quali potrete fare degli sketch o anche ballare. Nel caso dei ballerini non ve lo dico neanche, sapete benissimo che scarpe portarvi. Per chi non avesse mai ballato, vi consiglio di comprare delle scarpe, anche delle cinesate, attenzione, poi calcolate sempre quanto spende mangi. Se comprate delle scarpe di bassa qualità è chiaro che vi dureranno di meno possibilmente di quelle di alta qualità. Comunque è importante che le scarpe per salire sul palco siano interamente nere, e quando dico nere intendo tutte nere, la suola, i lacci, tutto, senza disegni, senza niente, devono essere il più neutre possibile. Poi se volete comprare delle scarpe da ballo, qui sotto in descrizione vi lascio un link per avere quantomeno un'idea di che tipo di scarpe dovrete comprare. Per la sera prevedete anche un abito abbastanza elegante, quindi dico per gli uomini io vi consiglio di portare un completo, giacca e pantalone con camicia e possibilmente anche la cravatta, quindi questo impone anche che portiate delle scarpe classiche. Per le donne non c'è bisogno di mettere un abito da matrimonio, però un abito abbastanza elegante sì, perché è plausibile pensare che allo stage ci sarà una serata di gala, diciamo una serata un po' più elegante, come sarà anche in stagione. Ricordatevi sempre che tutto quello che state facendo allo stage quasi sicuramente lo farete anche in stagione, quindi ci saranno anche delle serate a tema, ma queste vi saranno comunicate prima dello stage e prima della stagione. Per esempio delle serate in cui ci si vestirà di bianco e blu, delle serate in cui ci si vestirà di rosso, di verde, che ne so, insomma poi ogni agenzia di animazione, ogni stagione può cambiare, quindi informatevi bene anche su questo. Ma passiamo alle minutaglie, passiamo alle cose che uno non si aspetta. Per le donne, portatevi il vostro asciugacapelli, non si sa mai, perché qualcuno di voi può pensare vabbè, ma c'è il phon
in hotel, chiaramente in ogni stanza d'hotel c'è un phon, ma sono volutamente depotenziati, salvo qualche eccezione, per cui sono sempre dei phon abbastanza scarsi. Se ne avete un particolare bisogno, quindi se ci tenete particolarmente a lavorare alla chioma, allora portatevi il vostro phon personale. Ovviamente lo spazzolino, quello è ovvio, quello è una di quelle cose che in hotel a volte si trova quello di cortesia, ma in questi casi non ci contate per niente. Non ci sarà bisogno di portarsi gli asciugamani nelle lenzuola, perché questi sono servizi dell'hotel, però vi consiglio di portarvi assolutamente il bagnoschiuma, lo shampoo, e questo è ovvio, e anche dei medicinali. Portatevi degli antinfiammatori, degli antipiretici, degli antinausea e possibilmente anche degli antibiotici, perché per uno stage di 10 giorni, 20 giorni, un mese può capitare che a causa dei cambi di orari, di alimentazione, di ritmi, gli sbalzi di corrente, perché spesso gli hotel sono riscaldati, però in questo periodo in cui si fanno gli stage spesso la temperatura all'esterno è ancora fredda e spesso si fanno delle attività all'aperto, potrebbe capitare di ammalarsi. Non che sia impossibile reperire dei medicinali nelle vicinanze dell'hotel o nell'hotel stessi, ma è meglio arrivare preparati. Se avete già i medicinali appresso è meglio, risparmierete tempo e rotture di scatole. Altra cosa importante, durante la stagione al 99% avrete a disposizione una lavatrice per lo staff, con cui potrete lavare le vostre cose ogni settimana quando avrete il giorno libero o il turno lavatrice. Durante lo stage questo sarà quasi sicuramente impossibile, per cui, a seconda sempre della lunghezza della durata dello stage, portatevi il detersivo per lavare a mano, perché vi troverete a lavare le vostre cose nel lavandino o nel bidet, insomma, della stanza d'hotel. Se avrete per esempio 2 divise animazione, ovviamente dovrete farle girare e le dovrete lavare, quindi ne laverete una la sera e il giorno dopo utilizzerete l'altra mentre la prima si asciuga, e così a rotazione. Ma ricordatevi il detersivo per lavare a mano. Altra cosa, se siete fumatori, fate scorta di sigarette prima di andare allo stage, perché anche se durante la stagione c'è una boutique in hotel che dispone delle sigarette, molto probabilmente durante gli stage questa non sarà ancora aperta, o comunque non sarà fornita di sigarette, o potrebbero comunque succedere queste cose. Quindi portatevele da prima da casa, così eviterete, perché durante lo stage di norma non si potrebbe uscire dalla struttura, e per evitare di dipendere da altri, magari dagli animatori, dagli istruttori, da qualcuno che lavora lì per farvele comprare, è meglio che le abbiate già di vostro. Stessa cosa vale per i contanti, perché se la boutique è aperta e volete comprare qualche cosa, o se vorrete ricaricare la carta del bar, o insomma se avrete bisogno di contanti, non contate, scusate il gioco di parole, su di un bancomat, perché raramente ci sono i bancomat all'interno degli hotel. A volte sì, ma tante altre volte no, per cui portatevi contanti. Ultima raccomandazione, mi raccomando, non portate jeans troppo strappati, né tantomeno abbigliamento eccessivo. Cercate sempre di essere più neutri possibili, con meno marchi possibili addosso, colori semplici, a meno che non sia fatta richiesta esplicita di portare qualcosa di, tra virgolette, eccessivo. Buono stage a tutti, grandi, a da ora, la fine stage.